Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale da Michele. Eccoci qua, nuovo appuntamento. Adesso andremo a vedere più nel dettaglio sia il fascicolo che poi le fasi del montaggio del numero 58 di Iron Man. E meno male che ve l'ho detto perché se no non c'era scritto. Ok, cominciamo bene. Allora, ragazzi, adesso questo è il 58 come potete vedere e poi farò nei video successivi 59, 60 e 61, ok? Questo proprio per evitare di fare filmati troppo lunghi. Fatemi solo sapere se è meglio, ma mi auguro di sì. Allora, guardate che immagine meravigliosa, Capitan America, Thor, Iron Man, bellissimi, che belli. Allora, andiamo a vedere. Sì, no, perché sentivo una chiamata di là, ragazzi, per quello scusatemi questa breve pausa. Andiamo avanti. L'attacco degli Skrull, chissà se li pronuncio bene, non lo so. Storia di un'invasione. Sempre la pagina dei servizi. Io ci tengo a farvi vedere un po' di immagini, ragazzi. Per chi non ha fatto la collezione, poi andiamo avanti che le vedremo dopo, le fasi del montaggio. Per chi non ha fatto la collezione almeno può vedere anche il contenuto del fascicolo, che sono sempre, come dico, un valore aggiunto. Qui abbiamo la raffigurazione della 3D per far vedere appunto dove vanno messi i pezzi. Occhio di Falco, l'eroe di tutti i giorni, a pagina 8. I difensori. Stavo guardando questa copertina, che carina che è. Retro, bella. Sulla costa ovest, amici e nemici, i nuovi Vendicatori sono finalmente liberi in New Avenger finale di Brian Michael Bendis, Brian Hitch e Stuart Immonen. Ragazzi, questa se sapessi fare un video editing la cancellerei. No, non lo so fare. Non sei più un Vendicatore, Occhio di Falco. Proseguiamo. Armatura Endosim superiore a tutto. Ok, nella prossima uscita, la 59 che vedremo nel prossimo filmato, costruisci la seconda parte della gamba destra. Allora, qui abbiamo i pezzi, andiamo subito ad aprirli. Speriamo che la verniciatura sia bella, ragazzi, perché è vero che ti sostituiscono i pezzi, ma c'è sempre il panico. Ah, meno male che va coperto qui. Ci va poi la placca di plastica, perché già c'era un difetto qui di verniciatura, ma questo va coperto, meno male. Ok, e beh, è pesante, metallo, lo sapete, l'abbiamo già fatto nell'altra gamba. Qui abbiamo lo sportellino che coprirà il tallone del piede. Abbiamo la placchetta di plastica che lo terrà basculante, fermo. E due viti, ma ce ne serve solo una, ma fanno bene, ce ne danno sempre una in più, AM. Allora, stavo montandolo senza istruzioni, ragazzi, perché me lo ricordo, però è giusto che vi faccia vedere. Allora, ecco qui. All'interno troviamo appunto il parastinchi destro, un supporto del perno, di questo perno qui, il supporto è questo in plastica anch'esso. Poi abbiamo la protezione del collo del piede, il tallone, e le due viti AM, che ce ne servirà soltanto una. Allora, andiamo subito a vedere.
Io questo, ragazzi, adesso lo monto, ma come ben sapete, a meno che questo non combacerà poi bene, come ben sapete, io poi andrò, se necessario, a molare, come ho fatto vedere nell'altro video, lo potete vedere nel video dove c'è la modifica qui, perché questo non deve, a mio parere, rimanere alto, cioè nel senso non deve rimanere bloccato quando piegate in sul piede, quello sotto chiaramente, anche se ho mosso la parte superiore, ok? Questo qui quando piegate sul piede, batte sul piede e deve salire, però poi rimane su, e invece questo deve poter cadere giù da solo, a mio parere, a differenza di questo dietro invece più piccolo, quello attaccato dietro al reattore, che invece va tenuto su e dovete tirarlo giù a mano, e questo mi sta bene. Questo invece deve poter cadere libero quando scende giù il piede, come vedete nel mio video che ho fatto nella gamba chiaramente sinistra. Allora, andiamo a mettere la placchetta 58B, molto semplice, vedete qui c'è la scanalatura, non vi potete sbagliare qui dove c'è il posto della vite, e va messa così, la parte tutta liscia sopra, ok? Apriamo il sacchetto delle viti, dito pollice e indice, pact, e abbiamo presto fatto. Ecco qui, leviamo una vite e ne prendiamo soltanto una, il nostro bel cacciavite che ci ha dato sul numero 1 di Ironman, è abbastanza consumato, ma ne abbiamo anche altri. Andiamo ad avvitare la vite semplicemente, senza avvitarla troppo, ok? Sostituisco il cacciavite perché questo qua è meno consumato, e ne avvitate di viti l'altro, Ecco, vedete che rimane rigido, non deve rimanere rigido a mio parere, perché qui c'è il piede, questo si fa questo movimento, quando va giù questo deve poter cadere libero, quindi io vado a allentarlo finché lo vedo cadere, lo chiudo e facciamo così, vedete che tra un po' cade, ecco lì, mi fermo lì, questo deve poter fare così, vedete? È anche vero che quando metteremo la tibia attaccata al piede che abbiamo già, andrà a gravare su questa plastica e farà diventare rigido di nuovo questo, e infatti nel video della modifica io vado a seppiare questa parte qui, la rendo più sottile, così si crea più spazio e non viene schiacciato dal metallo, e questo è libero chiaramente di andare su e giù da solo. Però ragazzi, è un consiglio che vi do, ok? Abbiamo terminato il montaggio, perfetto, questo è il pezzo, come potete vedere, bellissimo, metallo, plastica, meno male che anche questo ragazzi non è di metallo, non vi lamentate, perché se fosse metallo contro metallo si rovinerebbe subito la vernice quando va a chiudere e a battere, ecco perché li fanno plastica e metallo, ragazzi, ok? Abbiamo finito. Ricordatevi, ragazzi, se avete qualche consiglio di darmelo, consigli costruttivi, critiche costruttive, io le accetto con tutto il cuore, ok ragazzi? Se volete darmi una mano e ritenete che questi miei video, al di là del semplice montaggio, ma anche di quello che può essere il consiglio per migliorare la funzionalità e la stabilità dell'armatura, possano a voi essere utili, vi chiedo di iscrivervi. A voi non costa nulla e per me è veramente molto importante. Ragazzi, un abbraccio e arrivederci al prossimo video. Ciao ragazzi!